Abbiamo appena fatto la discesa del Trollstigen, mi ha portato un po' sfiga perché ero troppo vicino a una macchina e la macchina si è fermata per dare la precedenza a una corriera e io ho perso l'equilibrio e mi sono inzuccato. Vabbè, cose che capitano, niente di serio, però le rotture... No, rotture si può dire. Si può dire? Di minchia. Rifaccio. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. Pronti per la partenza verso? Il Trollstigen e Ocean Road con arrivo finale a Trondheim. Trondheim. Un attimo di... Mattinata umida, ma almeno non piove. Le moto le abbiamo asciugate. Umidità vicina al 100%, ma dovrebbe migliorare, stando alle previsioni. Partenza. Finalmente dopo un giorno di sosta siamo al golfo di Geirlanger. Non che il posto non sia bello, che non valga la pena di essere visitato, anzi è molto molto bello, ma dopo un giorno di pioggia in campeggio, diciamo così, ci siamo un po' frantumati gli zebedei, via. Oggi percorreremo due strade molto famose. La prima è la FV63 che da Geirlanger ci accompagnerà fino alla famosissima strada dei Troll. Poi andremo a raccordarci a un'altra famosissima strada che è la FV64, meglio conosciuta come Ocean Road. Proseguiremo quindi fino a Trondheim, meta finale della nostra giornata. Sono circa 420 km, non tanta strada, ma sicuramente perderemo una valanga di tempo a fare foto e cavolate varie. Usciti dal fiordo di Geirlanger, che eravamo immersi nella nebbia, questo è lo spettacolo. Praticamente c'è un mare di nuvole che fa tutto il fiordo. Là si vede il fiordo di Geirlanger dove siamo partiti e questo è lo spettacolo che si vede da qua. Passare con la nave da crociera adesso non è il massimo, ma a noi piace però. Sorry? No, va bene. Non fa molto, non fa fatto così. Ennesimo traghetto. Per i traghetti qualche volta bisogna pagare perché ti chiedono la carta di credito e qualche volta fanno le foto alle targhe, quindi non sappiamo se poi ci arriveranno a casa oppure, come dice qualcuno, non si paga praticamente per niente perché a casa non ti arriva mai. Lo impareremo. But he's not Irish. Italy. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright.
And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Eccoci arrivato al punto panoramico del Trollstigen. Trollstigen. Abbiamo neanche un mese fa ho fatto la strada molto simile, quello che era in Marocco. Paesaggio che assomiglia. Probabilmente qua è il posto dove abbiamo incontrato più turisti. Arrivano con i mezzi propri, con pullman, camper, c'è moto chiaramente a go-go. Le previsioni meteo per ieri in queste zone erano pessime, quindi abbiamo deciso di fermarci un giorno in più a Geerlanger e direi che questo cielo ci ripaga della scelta. Difatti, vedi? Boh, basta, frena. Devo sparare la macchina lì, Porca puttana! Ma ragazzi, quando prende la piega, che niente da fare. Posso permettermi, visto che registro fuori campo, fare questa parte di gestazione senza usare troppi bip. Effettivamente poi la cosa è stata una cosa da nulla, è stata più morale per il fatto che mi è caduta la moto che non tanto diciamo il danno che ha dato. Si è piegato appena la staffa di un supporto della borsa, l'abbiamo sistemato in un attimo e siamo ripartiti, però chiaramente sono cose che infastidiscono un po', sì. Torniamo a tirare giù, c'è da alzare la parte davanti, quella davanti, adesso dietro tocca, ma un pelo manca. Discesa del Trollstigen. Sono pochi chilometri ma molto trafficati, infatti io ho fatto la somarata troppo vicino alla macchina davanti a me, la macchina si è fermata in un tornante per dare la precedenza alla corriera e io frenando da fermo non sono più riuscito a tenere sulla moto, mi sono arrotolato per terra. Vabbè, niente di serio, però ci ha diciamo rallentato la giornata. Mamma mia, credo di non aver mai visto tant'acqua, tante cascate in così breve tempo. È una cosa incredibile, veramente spettacolare. Meno di un mese fa ero in Marocco e il paesaggio era altrettanto spettacolare, ma davvero agli antipodi. Quei due cioccapiatti dei miei soci mi hanno convinto a fermarci a fare le foto in questo camping dove ci sono le statuone dei troll. Sono due anzianotti, bisogna che li accontento e facciamo queste cavolo di foto super turistiche.
Prossima tappa, una delle Scenic Road, forse la più fotografata di tutta la Norvegia, la famosissima Ocean Road, dove cercheremo di far volare il nostro drone per riprendere la strada dall'alto. Anche se purtroppo prima di partire, durante le prove di volo, l'ho schiantato contro il muro di casa e adesso poveretto vola con un braccio, diciamo, fasciato, quindi non dà il massimo delle sue performance. Questo è la famosa Romantic Strasse. Vabbè, Ocean Road. Ocean Road. Io dico che bellina, Che Però, dire, le aspettative tante. Sì, se andate a Reggio a vedere i ponti di Calatrava non è male, forse più bello. Però Esagerato. no, naturalmente scherziamo, adesso anzi ve la facciamo vedere un po' avanti e indietro, così riuscite un po' a godervela anche voi, chi ancora non c'è andato. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you. Purtroppo c'era troppo vento e non siamo riusciti a far volare il drone. Ce lo stiamo portando dietro un po' per niente, ma speriamo di riuscire a fare riprese più avanti. Abbiamo esaurito tutte le batterie delle nostre camere, quindi gioco forza, dobbiamo saltare direttamente a Trondheim e non riprendere gli ultimi chilometri. Trondheim, uno dei punti più visitati, più fotografati che più visitati. Si passa di qua, si fa la foto alle casine e poi si va via. Normalmente chi è in viaggio per andare a Capo Nord fa solo questa foto, però c'è anche chi magari ha voglia di approfondire un po' di più. Noi visiteremo anche la cattedrale, ma siamo arrivati abbastanza tardi, quindi niente di più. Questa è la famosa cattedrale di Trondheim, che è la cattedrale più grande di Norvegia ed è famosa perché è sepolto il re di Norvegia Olaf. È stata costruita dove è morto il re di Norvegia Olaf. Ho sbagliato. Per costruire ci ha messo 270 anni e secondo noi ne vale veramente la pena di vederla. Per noi purtroppo siamo arrivati tardi, quindi non riusciamo a vederla dentro, dove sembra che ci siano due organi magnifici. Prima suonavano ed era anche un bel sentire. Quindi se passate da Trondheim non fate la solita foto da turisti alle casette, ma venite a visitare anche la... fate quello che vi pare, comunque io ci verrei. Si conclude quindi qui la quarta parte del viaggio. Spero vi sia piaciuto, se così fosse un mi piace è gradito, l'iscrizione al canale è ancora più gradita, se avete pazienza di aspettare fino alla fine c'è il resoconto del viaggio. Ciao a tutti, alla prossima.